Ciao, sono Ellis. Ciao. È un periodo, come penso di avere, non so, detto almeno negli ultimi 3 video sul niente, che faccio proprio fatica a seguire serie intere, coreane, cinesi, di qualunque parte del mondo, perché ho veramente un picco negativo di concentrazione che mi impedisce davvero di portare a termine una serie completa. Cioè arrivo magari appena dopo la metà, avendo visto i primi episodi comunque con notevole fatica, e proprio poi mi incaglio, cioè mi spezzo a metà e calo a picco clamorosamente come il Titanic. Una fatica di quelle proprio titaniche, per citare il Titanic. E quindi che cosa si fa in questi momenti? Allora, a parte rivolgersi a quelle serie, miniserie trash di cui vi ho parlato sempre nei video sul niente precedenti, e su cui magari un giorno farò anche un video e vi metto qualche link, così almeno vi fornisco del materiale da visionare e su cui formare una propria opinione. Cosa si fa? Si va a rivedere qualcosa di già visto. Lo spunto per questa idea, a parte dicevo questo periodo proprio di interesse un po' in secca, dovuto sicuramente a una mia situazione, veramente, cioè proprio concentrazione che si è data alla macchia. D'altra parte, però, siccome tutte le colpe non possono essere mie, ma devono essere un po' anche degli altri, magari anche delle trame che falliscono nel loro intento di catturare il mio interesse, perché soprattutto ho notato, magari diciamo indugiano in certe scenette, in certi schemini, in certe giravolte diciamo di azioni che ho visto mille volte e che francamente mi sono venute su per una gamba. Passerà questo periodo? Ma certo che passerà, cioè voi abbiate fede che le faccio le recensioni, però ogni tanto ho bisogno anch'io di una boccata di aria. Dicevo, lo spunto per questo video, a parte la situazione contingente, di me stessa medesima, e arriva anche da un post o da un commento da qualche parte che ho visto su Instagram. Instagram, che è praticamente la mia fonte principale di perdita di tempo, penso di pari passo con YouTube, perché ovviamente YouTube è fonte di drammi trash, serie, no, film condensati trash, di cui torno a dirvi, prima o poi farò un video. Ne devo selezionare alcuni che sono un pochino, come diciamo, cioè visibili, che non siano proprio orrendi, perché ce ne sono tanti anche orrendi e io li guardo comunque perché sono un po' scema, cosa vi devo dire. Dicevo, spunto, ragazzi miei, addirittura tenere il filo di un discorso diventa difficile. Spunto che viene da, diciamo, un post di Instagram in cui utente X dice quali sono i drammi che riguardate sempre volentieri, e una risposta mi salta all'occhio, ve la cito ovviamente parafrasata, perché chi è che si ricorda le testuali parole, che dicevano: non ho il tempo di riguardare le serie e una volta vista una cosa non la voglio più vedere. Aiuto, cioè mi è venuta proprio la sincope, perché io invece no, sono una che riguarda volentieri, soprattutto quando magari mi incaglio proprio emotivamente su una storia. Quando non lo so, mi tocca proprio nel profondo delle emozioni, per cui la fine della visione mi travolge proprio come una perdita di qualcosa di caro, cioè proprio sento il distacco. Mi capita non spesso, ok? Però a volte capita. E quindi quando sono in questi periodi in cui il nuovo non mi solletica, io sono ben
più che aperta a riguardare qualcosa che so conforterà la mia anima. Cioè, trovo personalmente, ovviamente, la revisione di drammi apprezzati una cosa, ma prima di tutto, assolutamente normale. E comunque magari anche un ricercare il conforto in qualcosa di conosciuto. Quindi mi può capitare, mi è capitato di rileggere libri che mi sono piaciuti, e voglio dire, di libri pubblicati ce ne sono una miriade. Ma allo stesso tempo, cioè, se mi piace un piatto, l'ho mangiato una volta sola e poi basta, no? Tanto non so, tipo penso lo spaghetto cacio e pepe, che ogni volta che vado a Roma, cioè proprio, non lo so, me lo mangerei col badile perché mi piace da morire. Cioè, cosa faccio? Lo mangio una volta e poi basta. Mi privo per sempre dalla cacio e pepe, ma siete folli. Allo stesso tempo, così come un cibo che mi piace, lo gradisco a più riprese, allo stesso tempo un'opera d'arte, un'opera, ecco, magari non tutti i drammi possono essere definiti opere d'arte, però un prodotto che ha toccato le corde della mia emotività, ma perché visto una volta, fruito una volta, basta, lo devo archiviare, cioè, ma io ci ritorno quando ho proprio dei momenti in cui ho bisogno, fra virgolette, di sentirmi a casa. E quindi mi è venuta questa idea, neanche particolarmente originale, però vabbè, chi se ne frega, di fare una lista molto breve in realtà dei drammi che, cioè se uno mi dice, arrivasse, suonasse il campanello a casa mia e mi dicesse adesso riguardiamo questo dramma, gli direi che cioè, vieni, guarda, questo è il divano, lì c'è la televisione, mettiamo e guardiamo, cioè proprio subito inizio, perché li apprezzo sempre tanto, e perché l'idea di reinvestire il tempo non mi disturba, perché so, come dicevo prima, che mi ci troverei a casa, ecco, nella visione di quel dramma. Cosa ho fatto allora? Sono andata a rivedere tutti i video delle recensioni, non sono andata a rivedere i video delle recensioni, se no, cioè, un video alla settimana ve lo scordate. Già, cioè, faccio fatica con quello perché, come vi dicevo, proprio la concentrazione che è saltata fuori dalla finestra del 12° piano e si è sfrantecata per terra. Ho perso di nuovo il filo, molto bene. Dicevo, ho scorso la lista delle recensioni che ho fatto, perché voi sapete che io ogni anno, a fine anno, faccio la lista dei miei best, la mia top 10 dei 10 migliori drama che ho visto nell'anno, e alcune volte devo lasciarne fuori alcuni, perché magari me ne sono piaciuti di più di 10, forse se Dio vuole, fortunatamente succede anche quello, a volte riusciamo proprio al pelo a completare la lista, devo far entrare anche drammi che magari sul momento non mi avevano proprio scaldato la convinzione, ma che poi ragionandoci a posteriori ho un pochino rivalutato. Ci sono drammi che quando li ho visti mi sono piaciuti tanto, però tanto mi sono piaciuti, e con altrettanta facilità riesco anche in un certo senso a lasciarmeli alle spalle. Dicevo che tante volte, e mi è capitato sia con i libri che con alcuni drammi, quando finisco la visione, cioè la storia mi ha parlato, mi ha riempito in qualche modo, a tal punto che, lo dicevo anche in un altro video, cioè vado proprio in down, nel senso che sperimento un picco negativo nell'umore, perché sperimento quasi proprio il lutto del distacco dalla fine di questo dramma. Cosa vi devo dire? Ognuno ha i suoi problemi, cioè nella sua vita c'ha i propri problemi, e tra i tanti altri problemi che ho c'è anche questo. Non lo so, qualcuno potrebbe spacciare questa cosa come un eccesso di sensibilità, ma non credo che sia questo il caso. Detto questo, volevo fare una lista di quei pochi, perché non sono tantissimi poi, drammi che, vi ripeto, arrivasse un passante ignaro e mi dicesse guardiamo questo dramma, io gli direi subito di sì proprio.
E, ho bisogno di ricordarvi che uno di questi drammi è Mr. Queen. Sì. Ogni volta che ci penso, allora, per chi non ha seguito i video vecchi, io tanto ripeto le stesse cose almeno tipo un triliardo di volte. Mr. Queen è il mio dramma preferito coreano ad ora, ad oggi, di sempre. E ogni volta che ci penso, ogni volta che lo prendo anche come pietra di paragone rispetto ad altri drammi, in questo caso coreani, essendo un dramma coreano lo paragono, lo comparo a drammi della stessa produzione, area di produzione. Questo perché il modo di narrare le storie coreane è diverso da quello cinese, cioè proprio quasi come se fossero due culture diverse, cioè proprio la buttiamo lì sull'indovinamento. Sono due culture profondamente diverse e hanno di conseguenza una maniera di raccontare le storie diverse, quindi non avrebbe senso comparare un dramma coreano a una produzione cinese, perché ci sono delle differenze proprio intrinseche che scaturiscono dalla nazionalità del prodotto, ok? E quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? È come paragonare le mele con le arance e dire no, però la mela è croccante, l'arancia invece non è così croccante. Scusate il francese, ma grazie al cazzo, Detto questo, dicevo, Mr. Queen, mio dramma preferito coreano, che è diventato veramente una pietra di paragone per altre serie storiche coreane, perché cioè, ogni volta che ci ripenso, anche a distanza di 2 anni, e magari rifarò un video su Mr. Queen, perché secondo me il primo è passato un po' in sordina e non se lo merita. Ditemi se lo volete. Tanto probabilmente se voglio farlo lo farò lo stesso. Vi lascio anche questo detto tra parentesi. Ehm, il modo in cui è gestita la narrazione degli eventi è semplicemente geniale, perché c'è l'intrigo politico con antagonisti, prima di tutto non ci sono due parti contrapposte, ma ci sono diverse parti l'una contro l'altra e questo già dà un notevole dinamismo alla storia. C'è la storia romantica, che però non è che viene raccontata in maniera interpolata alla vicenda storica, che la fa diciamo un po' da padrone, sì, la vicenda politica, l'intrigo politico che la fa un po' da padrone. Anzi, cioè si colloca all'interno di questo scontro e in un certo senso gli dà ancora più spessore. C'è la narrazione fantasy perché c'è uno chef dei tempi moderni che si trova catapultato nel corpo di una regina nell'epoca passata, quindi c'è tutta questa trama fantasy in cui lui vorrebbe se ne vorrebbe tornare a casa. Il re, marito di questa regina, non la può vedere, però lei è segretamente innamorata, però le sue memorie sono inizialmente sopite e poi si risvegliano e quindi c'è anche questo contribuisce di nuovo ad arricchire la storia. E non da ultimo la gestione geniale, di nuovo secondo me, dei siparietti comici, perché spesso, ed è una cosa che mi disturba proprio a livello profondo, il siparietto comico sembra quasi una pausa all'interno della narrazione. Questo capita sia nei drammi storici che nei drammi moderni. Del tipo, guarda, metto in pausa il conflitto sperando che ci sia un conflitto, perché c'è da dire che tante volte anche non è che siamo proprio ricchi in termini di contrapposizione degli scopi dei personaggi e quindi già lì diciamo la ruota fa un po' fatica a girare. Partiamo dal presupposto a volte ottimistico che ci sia un conflitto di fondo.
il siparietto comico sembra quasi mettere in pausa tutti gli eventi, tutte le urgenze, tutto quello che sta succedendo perché il regista, lo sceneggiatore ha detto ok, adesso non so, abbiamo imbastito una scena, una puntata molto pesante, adesso abbiamo bisogno tipo di 3 minuti in cui si ride e non si pensa a niente. È un po' tipo come quando si trovano i duelli, cioè le scene di duelli e c'è il tipo che fa il monologo interiore. Sì, ho capito che tu personaggio mi devi comunicare le tue emozioni, però il realismo prende e accompagna la mia capacità di concentrazione che si è buttata dal 12° piano, perché un po' di aderenza alla realtà, cioè ci va bene che magari, cioè, ci va bene, aiuto, cioè va bene che ci sia magari un attimino di dialogo emotivo, però non possiamo nemmeno esagerare perché non è che intanto che ci stiamo ammazzando di botte il registratore ha messo pausa che così io posso fare il mio momento di stream of consciousness, cioè per favore. Mr. Queen di nuovo ci ha gestito questa cosa secondo me in maniera assolutamente sopraffina, perché cosa succede? Le scenette comiche, i siparietti comici che coinvolgono spesso i personaggi secondari, riescono comunque a integrarsi in maniera proprio flawless. Come, come si traduce? Senza macchia, sì, senza macchia, flawless. Aiuto, ho dei problemi di traduzione molto bene, in maniera assolutamente liscia e naturale all'interno della trama principale, perché penso ad esempio a la regina, chef incarnato nella regina con conoscenze moderne, si trova all'interno di una lotta di potere tra diverse fazioni, di cui anche il re è un pochino schiavo perché lui è un re fantoccio e quindi lei, con mentalità da uomo dei tempi moderni, cerca giustamente di salvarsi la pellaccia, andando a cercare di catturare il favore delle persone che percepisce come più potenti. E come va a farlo? Va a farlo cavalcando magari certe debolezze di queste figure potenti, tipo, vi faccio un esempio, la Gran Regina Vedova, The Grand Queen Dowager, che è uno degli antagonisti della storia, ha la mania dell'invecchiamento precoce. E quindi questa regina incarnata, in cui si è incarnato lo chef dei tempi moderni, cosa fa? Crea tipo la maschera di bellezza con il tessuto, il latte, eccetera, eccetera, e gliela porta come strumento per prevenire l'invecchiamento e facendo leva quindi sulle paure, sui punti deboli di questa figura e per trarne ovviamente beneficio, protezione e quindi salvarsi la pelle. Quando però questa regina vedova, ovviamente per i suoi giochi di potere, è pronta tranquillamente a sacrificare la regina in carica, che è una figura dal punto di vista politico assolutamente irrilevante, cioè è importante solo per il cognome che porta, per l'appartenenza al clan appunto, da cui proviene appunto, ma che non ha alcun potere. Non esita a sacrificarla questa regina. Allora quell'altra, cioè la regina con personalità moderna, ovviamente si pone al riparo da eventuali pericoli con tutta un'altra serie di stratagemmi. Però anche l'idea di avere una regina, una persona dei tempi moderni incarnata in un personaggio storico, non è un personaggio storico, però dei tempi antichi, che usa uno stratagemma moderno non è messa lì
come una pausa racchiusa tra due parentesi per avere il siparietto comico. È inserita comunque nel grande intrigo di potere in cui tutti cercano di acquistare il favore del potente di turno per avere dei vantaggi, per avere salva la vita, per avere certi benefici, ok? E quindi tutto, anche le cose che potrebbero apparire più insignificanti, sono calate in maniera molto intelligente all'interno dell'intreccio narrativo e quindi vanno a rafforzare la portata di questo intreccio, non vanno a essere detrimenti, si può dire in italiano, mi viene in mente nell'inglese detrimental, non vanno a togliere vigore alla trama principale, anzi posizionandosi all'interno del grande conflitto tra sono tre le parti, diciamo, in causa, contribuisce a dare molta più sfaccettatura a questo intrigo, a renderlo molto più realistico, perché lo sappiamo bene che non è che alla mia destra i cattivi e alla mia sinistra i buoni, o viceversa, cioè in tutti i buoni c'è qualcosa di cattivo e in tutti i cattivi c'è qualcosa di buono. Poi vabbè, ci sono le persone, i personaggi magari un pochino più marcatamente buoni o cattivi, però c'è sempre anche un po', nella maggior parte, cioè quando secondo me un personaggio è particolarmente riuscito è perché c'è molta più sfumatura di grigio in questo personaggio, cosa che lo rende anche molto più umano, ok? E questo, ripeto, è il motivo per cui Mr. Queen sarà sempre uno dei drammi che io citerò quando parlo dei drammi da vedere, quelli che riguarderei, quelli che sono i miei preferiti, quelli che mi hanno convinto di più, cioè ha una serie di elementi positivi che nessun altro dramma è riuscito a surclassare finora. Poi chi lo sa, il mondo è bello perché è vario, tante persone ad esempio non hanno gradito la fine perché volevano non so che cosa, volevano che fosse più marcatamente boy love e dicevano che il re si è innamorato in realtà dello chef. Io penso di aver già risposto sempre in uno dei miei innumerevoli video in cui parlavo di Mr. Queen con un bel paio di palle, nel senso che lo chef schifa assolutamente il re finché le memorie della regina non si risvegliano, perché è la regina che è innamorata di lei, di lui, del re. E quindi diciamo la canalizzazione di questi sentimenti, di quest'altra anima che finalmente si risvegliano, risulta in un cambiamento di atteggiamento. Poi anche lì, cioè, non è che dobbiamo sempre tagliare le cose in maniera così netta e dire no, lui si è innamorato di quello, cioè è un discorso anche di personalità più plastica in cui le due anime coesistono e secondo me si, fra virgolette, rafforzano a vicenda, nel senso che la spregiudicatezza del personaggio moderno maschile riesce a dare un pochino più di forza, un pochino più di volitività anche al carattere più remissivo e più timido, originale della regina, e va comunque a scoprire delle caratteristiche che già erano intrinseche in lei. Erano sopite, però c'erano. E quindi niente, cosa vi devo dire? Io Mr. Queen, cioè, sono sempre pronta a rivederlo. Un altro dramma che sono sempre pronta a rivedere è un dramma giapponese che è un altro dramma, è l'unico dramma ad oggi giapponese che mi ha proprio lasciato il segno in maniera positiva, cioè l'unico in un mare di delusioni totali, perché io purtroppo finora ho avuto solo esperienze abbastanza deludenti con le trame giapponesi, un po' per la rappresentazione dei personaggi, soprattutto quelli femminili, un po' per la rappresentazione anche dei rapporti maschio-femmina, maschile-femminile, in cui lei è sempre super mega remissiva, lui è uno stronzo di quelli con la STR maiuscola che ne combina di cotte e di crude, e lei dietro con uno zerbino che dice sì padrone, sì padrone, sì padrone, di nuovo un paio di palle. Love Lasts Forever invece parte seguendo un po' il copione classico di lei che si innamora di lui solo perché l'ha visto, perché salvano una signora
che ha avuto un malore per la strada. Lui è un medico molto bravo con i pazienti, però un po' burbero, un po' come dire abrasivo come personalità. E lei parte proprio per la tangente, cioè dal primo incontro lei cambia proprio sua traiettoria di vita. Prima non sapeva cosa fare di se stessa, decide di diventare infermiera per seguire lui, cioè proprio satellite, Luna satellite della Terra, lei satellite di lui. Dopo i primi 3 o 4 episodi in cui lei veramente, cioè, mette in atto una serie di siparietti che sono proprio la sagra del cringe, c'è lo switch, c'è proprio il cambio di rotta del personaggio, perché parte da ragazzina un po' ingenua che si è presa la cotta per il dottore, proprio confessa i suoi sentimenti dopo che lui l'ha vista una volta e la rivede tipo non so se dopo X anni, 6-7 anni, adesso non mi ricordo, e lui giustamente dice sì ma scusami ma tu ma chi cacchio sei? E un po' anche per tenerla a distanza, cioè la schiena in malo modo. I modi magari possono essere un po' discutibili, però insomma questa qua anche che viene a professare il suo amore a uno che fondamentalmente nemmeno conosce, cioè un paio di sopracciglia ce le fa alzare. Però dicevo, dopo questa introduzione che si pone proprio anche nel tipo di narrazione tipica delle storie giapponesi, e qui parliamo di un'altra cultura ancora, quindi un altro modo di intendere la storia narrata. Cosa fa? Finalmente lei cresce e quindi diventa una persona a tutto tondo. Allora, il suo interesse amoroso non cambia, ma cambia lei perché il suo lavoro di infermiera non diventa solo un modo per essere vicino a lui, diventa un modo per fare del bene ai pazienti che incontra, per diventare più se stessa, per diventare una persona a tutto tondo. E questa è una differenza abissale davvero rispetto alla miriade di altre storie giapponesi che io ho visto in cui la figura femminile rimane sempre quasi non sviluppata, quasi sacrificata, oppure ridotta soltanto all'innamoramento verso il personaggio maschile, e che è estremamente riduttivo, porca miseria. E invece questo qua veramente è un'eccezione. Ogni volta che ci ripenso, perché ogni tanto mi vado anche a rivedere delle clip, dico sì cacchio, sì, io voglio una storia con un personaggio così, che magari ha un inizio di quelli un pochino fastidiosi, però mi va bene perché c'è un'evoluzione, e allo stesso tempo lui, burberissimo all'inizio, si rende conto anche delle sue qualità, del fatto che lei non è soltanto un satellite, ma è una persona che sta crescendo nella sua personalità, nella sua formazione, nel suo percorso di vita, a prescindere da lui. Che poi si è innamorato di lui, che lei si è innamorata di lui, cioè ci sta, e sicuramente ha a un certo punto un impatto nel modo in cui lui vede lei. Ma più impatto ancora ce l'ha il fatto che lei inizia a dedicarsi ai pazienti non per fare bella figura con lui, ma perché ci tiene veramente ai suoi pazienti, ci tiene a fare bene il suo lavoro. E questo è un'evoluzione, cioè sembra scontato perché dici Madonna, cos'è che ci vuole per fare una roba del genere? Non lo so perché evidentemente è qualcosa che è sfuggito alla maggior parte degli sceneggiatori giapponesi, che riducono sempre la figura femminile a un mezzo fantoccio. E che due marmoni, possiamo dire anche questo? Diciamolo. Bene, terzo drama, questo era il mio drama preferito dell'anno scorso, Alchemy of Soul 2. Questo è un altro dramma che quando io ho visto, cioè dopo la fine, dopo l'ultimo episodio della seconda stagione, proprio una fase di down di settimane, perché
non so, i due personaggi principali di questa seconda stagione mi hanno proprio parlato. Allora, mi è piaciuto lui, allora, attore bravissimo, lei attrice bravissima. Lui personaggio comunque molto tormentato, con una storia personale che determina certe sue scelte, certe sue chiusure, anche nei confronti di lei che perde la memoria, che ha tutto questo passato sfaccettato e anche diviso fra varie identità che si condensano in un solo corpo. E questi due che ancora dopo la separazione dolorosa dalla fine della prima stagione si ritrovano e si innamorano prima di riscoprire effettivamente chi sono o chi sono stati l'uno per l'altra. La storia di margine, di sottofondo è comunque all'altezza, perché giustifica tante cose che vengono dette e vengono fatte, le sostiene e dà corpo allo sviluppo della relazione tra i due personaggi. E quindi anche questo è un dramma, cioè che io anche qua venisse dentro uno in casa mia e mi dicesse guardiamo Alchemy of Soul stagione 2, guarda, questo è il divano, andiamo, cioè ci sediamo, popcorn e via. Mi servono i sottotitoli alti così perché non vedo una cippa, però li guardiamo. E quindi sono... questi tre sono i primi che mi sono proprio venuti in mente, che risceglierei a scatola chiusa, cioè scatola chiusa ormai no, perché la scatola è aperta, perché li abbiamo già visti. Sono contenta di averli visti, sono contenta cioè li riguarderei, alcuni li ho già riguardati, tipo Alchemy of Soul e Mr. Queen ovviamente. Love Lasts Forever secondo me l'ho riguardato magari dal momento in cui lei matura. Perché vi ripeto, cioè le prime puntate sono proprio cringe. Un altro dramma che mi è capitato di rivedere e che ho rivisto anche qui con tanto piacere è Crazy Love, che è un dramma secondo me molto sottovalutato. È la storia di questo insegnante burbero e genialoide che maltratta chiunque gli capiti a tiro, che a un certo punto è preso di mira da qualcuno che lo vuole far fuori. E lui ha sempre maltrattato la segretaria a cui a un certo punto viene diagnosticato un tumore al cervello e lei decide di vendicarsi perché incolpa lui che le ha causato una quantità indegna di stress di essere appunto la causa del suo male. E quindi si innescano tutta una serie di situazioni che li portano poi effettivamente a innamorarsi l'uno dell'altra. E una cosa di nuovo che mi ha lasciato il segno è il fatto che lui, prima da lei, in prima persona da lei, quando loro due hanno già una relazione, viene messo di fronte al fatto che è stato uno stronzo che si è comportato da stronzo e quindi fa ammenda, si scusa con le persone con cui si è comportato male. E anche questo, cioè, sembra veramente la scoperta dell'acqua calda. Ma quante volte c'è stato un personaggio maschile che ha trattato di merda qualcuno e si è scusato? Contatele, perché non so se arriviamo a riempire le dita di una mano. E quindi anche questo mi è piaciuto tanto, al punto che mi ricordo quando avevo fatto la recensione, poi tipo appena finito l'avevo riguardato subito, proprio seduta stante. Meno impatto emotivo, strascico emotivo rispetto ad esempio ad Alchemy of Soul, però comunque una trama solida che mi è piaciuta tanto. Alcune scenette... questa me la ricordo ancora, il girotondo, quando loro due tornano a casa dei genitori di lei, perché lei è orfana di madre, e lei gli fa anche da autista, e quindi insomma a un certo punto lei scorre a casa con lui sul sedile dietro perché le dicono che il padre è caduto col trattore. In realtà il padre non è caduto, anzi sta benissimo, e siccome questi due si presentano a casa del padre di lei, fingono una relazione per non so, non mi ricordo bene il motivo, e
e quindi vengono subito inseriti, soprattutto lui che è un po' fighetto, nell'atmosfera rurale della casa di lei, ok? E c'è questa scenetta attorno al tavolo in cui il padre e i suoi amici lo invitano a bere. Sapete, la cultura dell'alcol in Corea è una cosa, non solo in Corea purtroppo, è una cosa che io non riuscirò mai a spiegarmi, però bisogna bere tutti insieme perché altrimenti siamo tutti stronzi. E c'è questa scena in cui lui cerca, ovviamente con l'aiuto di lei, perché lei si rende conto che praticamente ha infilato il suo datore di lavoro in una situazione imbarazzante e improbabile allo stesso modo. Dicevo, lei cerca di aiutare lui a sganciarsi da questo giro di bevute, e ogni volta che lui cerca appunto di defilarsi viene tipo riacciuffato figurativamente per i capelli o dal padre o da uno dei vicini, sono 3 o 4, e viene riportato di nuovo al tavolo dove gli viene fatto di nuovo bere alcol. E questa scena si ripete 2, 3, 4 volte, sempre diciamo con un copione un po' diverso, ma con l'esito sempre uguale, ed è una scena, secondo me, nella sua semplicità, nuovamente geniale, perché non rallenta la narrazione, però diciamo dà modo ai due mondi, quello di lei e quello di lui, di conoscersi, inizialmente ovviamente con reciproco fastidio, perché neanche lei è proprio felice di aver trascinato lui a casa sua, a casa di suo padre, però deve cercare di metterci una pezza per non perdere, fra virgolette, la faccia col padre, e allo stesso tempo non rovinare i rapporti con la persona che al momento le sta pagando lo stipendio. E anche questo assolutamente ilare, e ha avuto un successo molto 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 basso, che io non mi spiego, perché secondo me è nuovamente, cioè, è molto solido anche come trama in tutti i suoi episodi, e quindi super 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 promosso. Anche questo è un altro di quei drammi che io rivedo volentieri, come rivedo volentieri in questo caso dramma cinese stavolta. Per adesso abbiamo fatto 3 drammi coreani. You Are My Glory. You Are My Glory nei suoi sono 32 episodi, i primi 15 centrati su un gioco, però la cui forza della narrazione sta nella qualità dei rapporti della coppia, che è una coppia matura, che si parla, che si spiega, che si sostiene, fatta da 2 persone che stanno in piedi individualmente ma che scelgono di intrecciare una relazione, una figura femminile finalmente che seppur innamorata del personaggio maschile da sempre, a un certo punto, dopo l'ennesimo rifiuto, decide di farsi da parte e di andare avanti con la sua vita. Alleluia, possiamo dire questa cosa? Alleluia. Veramente un bel dramma, e non mi disturbano nemmeno le prime 15 puntate, dicevo, in cui c'è proprio probabilmente lo sponsor del dramma era questo videogioco, e quindi tutta la narrazione è fortemente centrata sulle scene del gioco, su cui loro due si stanno esercitando, perché lei è la rappresentante dell'azienda appunto che ha creato questo videogame, e quindi deve fare un attimino di pratica, perché è stata in un certo senso sputtanata e sembra che non sia capace di giocare al gioco per cui dovrebbe fare da testimonia. Una cosa che ho apprezzato è che questo gioco esista con personaggi di fantasia, cioè con tutti proprio, si chiamano avatar mi sembra, questi personaggi inventati che si muovono appunto in questa realtà virtuale che tu maneggi con la tastiera, con un joystick, con quello che ti capita. Apprezzo molto 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 di meno invece quei drammi che hanno sempre un gioco ma i cui personaggi vengono interpretati dagli attori nella realtà virtuale, attori che poi sono i personaggi invece della storia, perché crea un sacco di confusione, numero uno secondo me, e poi fa interagire dei personaggi che sono online come se fossero dei personaggi veri, ma l'interazione, certe cose, certe sfumature magari anche di romanticismo
sono assolutamente artefatte, quindi le trovo proprio di un fuoriluogo clamoroso. Detto questo, questi sono i 4 drammi che io proprio potrei sedermi adesso sul divano e iniziare a vedere uno dopo l'altro, nella loro interezza, per far fronte al mio, proprio alla valle di lacrime, alla mia Death Valley di voglia di vedere drammi nuovi che, ripeto, un po' io ci metto del mio e un po' loro ci mettono del loro, perché non sono abbastanza avvincenti. Non lo so, non so cosa dire, cioè mi stufo, guardo mezz'ora e mi stufo e dico, ma no, che palle, è possibile? Passerà questo momento. Ditemi anche voi se siete del partito che sostiene che riguardare drammi che abbiamo amato non sia una perdita di tempo. Secondo me non lo è, però ognuno ha la sua opinione e noi la rispettiamo in toto. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!